Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Corea del Sud per preparare un piatto delizioso e molto popolare. Sto parlando del riso fritto al kimchi, ovvero del riso saltato in padella con il kimchi, le famose verdure marinate. Questo riso saltato, come spesso succede in Asia, è un po' un piatto svuota frigo. È composto infatti dal riso avanzato il giorno prima, dal kimchi che è sempre presente nelle tavole dei coreani, ma anche da delle piccole cose avanzate che si trovano spesso nel frigo, come dei pezzettini di carne o qualche tipo di verdura. Questa pietanza nasce infatti dall'esigenza degli studenti coreani di avere qualcosa di nutriente, buono, ma soprattutto economico e veloce da realizzare. Gli ingredienti non sono molti e la ricetta è veramente facile e super veloce, come vedete dal video che è veramente corto. Andiamoli a vedere tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per 2 porzioni di riso saltato al kimchi ci serviranno 180 g di riso giapponese, 240 g di kimchi con il suo succo, 2 uova, 2 noci di burro facoltativo, un cucchiaio di semi di sesamo tostati, lo stelo di un cipollotto affettato, qualche goccia di olio di sesamo, un pizzico di kisami nori, 2 cucchiai di olio di semi e sale quanto basta. Per prima cosa prepariamo il riso. Mettiamolo in un passino con sotto una bacinella. Aggiungiamo acqua fredda e mescoliamo con la mano in modo da far uscire l'amido in eccesso. Ora eliminiamo l'acqua e ripetiamo le operazioni appena eseguite per altre 3 volte. Dopo aver posizionato il riso lavato nella cuociriso, aggiungiamo 180 ml di acqua fredda. Chiudiamo il coperchio e lanciamo la cottura. Ci vorranno 15-20 minuti affinché il riso sia pronto. Passato questo tempo, una volta cotto il riso, apriamo il coperchio, mescoliamo un po' per separare i chicchi, chiudiamo e lasciamo intiepidire 10 minuti. Fatto questo, mettiamo il riso in una vaschetta e lasciamolo raffreddare, quindi copriamolo e lasciamolo riposare in frigo per tutta la notte. Con l'utilizzo di un coltello affilato tritiamo il kimchi. Sminuzziamolo finemente in modo da evitare la presenza di pezzi troppo grossi. Scaldiamo ora un wok e aggiungiamo un cucchiaio di olio. Una volta caldo aggiungiamo il kimchi tritato e, mescolandolo, cuociamolo 2 minuti. A questo punto aggiungiamo il riso del giorno prima e schiacciandolo con una spatola separiamone i chicchi. Aggiungiamo qualche goccia di olio di sesamo e il succo del kimchi. Mescoliamo bene e facciamo saltare in modo da amalgamare tutti gli ingredienti. Aggiungiamo sale a piacimento e continuiamo a cuocere per 1 minuto, finché il riso non risulta asciutto. Scaldiamo il dolsot e aggiungiamo il riso, che grazie a questo speciale contenitore rimarrà caldo a lungo. Scaldiamo ora un cucchiaio di olio in una padella antiaderente e aggiungiamo l'uovo, cuocendo solo l'albume e lasciando il tuorlo crudo. Cospargiamo ora il riso di semi di sesamo tostati, aggiungiamo il cipollotto affettato sottilmente, una noce di burro al centro, disponiamo adesso l'uovo sopra il burro per farlo sciogliere e finiamo il piatto con una spolverata di kisami nori. Il nostro riso fritto al kimchi è pronto ad essere degustato. Ed ecco fatto, finita anche questa deliziosa e velocissima ricetta, il kimchi fried rice, il riso fritto al kimchi, che come avete visto è veramente facilissima e impossibile da sbagliare. Inoltre, se non avete voglia di comprare il kimchi, potete sempre prepararlo seguendo la mia video ricetta che ho postato nel canale qualche settimana fa. Ovviamente l'impiattamento nel dolsot, questa tipica tazza di terracotta coreana, non è indispensabile, si può utilizzare semplicemente una tazza normale o un qualsiasi piatto. Oltretutto, come avete visto, per l'impiattamento io ho ritagliato un po' l'uovo per renderlo più regolare, perché al primo tentativo di decorazione di impiattamento il risultato non era piaciuto molto al capo e quindi ho deciso di rifarlo. Bene ragazzi, spero che questo velocissimo video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti, non dimenticate di farlo, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io come al solito, la prossima settimana, continuate voi, sarò sempre qui per voi con una nuova ricetta.
Ciao a tutti.